perché faccio col mio cellulare wifi e veramente non so, ho fatto in questi giorni, ho fatto una premiere 2 o 3 giorni fa che ha riscosso abbastanza successo, e adesso che io ho caricato molti short sui cagnolini che sono sulle cagnoline che sono venute a vivere con noi, spero che gli short vi interessino. Adesso vediamo se per esempio tutti chat live, tutti i messaggi sono visibili. Adesso vediamo, ecco lì c'è una cagnolina che finalmente dorme perché è stata attiva fino adesso, e qua c'è un'altra cagnolina che dorme perché è stata attiva fino adesso. Comunque io ho caricato degli short e sto filmando con la mia camera del cellulare perché in verticale faccio gli short, perché altrimenti stavo filmando con una camera compatta della Sony che vengono meglio i video. Niente, volevo parlare un po' di tutte le cose e iniziamo a parlare così perché c'ho del tempo per fare questa live, se no impostavo un video fatto apposta. Voglio ritornare a fare dei video in orizzontale, ma le live in verticale c'hanno più followers. Allora vediamo, sogno. Io anni fa feci un video anni fa parlando dei rischi di una guerra atomica. Speriamo che gli algoritmi di YouTube non si imbippino. Ho fatto un video anni fa parlando dei rischi di una guerra atomica e voi andate a cercare sul mio canale che io ipotizzavo un'eventuale guerra tra Iran e Arabia Saudita. Questo è stato nel 2014, dicendo che sarebbe potuta venire una guerra tra Iran e Arabia Saudita, che il vero rivale regionale dell'Iran non era Israele ma era Arabia Saudita, e che se avrebbero minato il golfo di Hormuz saremmo rimasti a secco di petrolio. Vabbè, che in parte quello è successo quando hanno fatto saltare in aria, non si sa ancora chi, l'oleodotto dello Stream 2 o Stream 1, ma è successo intanto mi siedo, è successo che che adesso tutta questa guerra in Medio Oriente rischia di compromettere e desestabilizzare la regione. C'ho 2 persone che mi seguono. Hello to everybody, e chissà in che idioma mi seguono. Mi metto meglio seduto. La luna, il sole, mancano le stelle del firmamento. Allora dicevo, la situazione si fa caliente, la situazione si fa veramente molto brutta, altro che onirica come il filtro. Veramente si fa molto molto brutta la situazione. Vediamo un po' se posso
se posso fare questa operazione durante la live. Già prima per fare partire la live, insomma, ce n'è voluta. E adesso ecco, scusate che si vede male. Tatan magia. Che bello avere, invece di tenere il tripode, il palo selfie in mano, adesso lo trasformo in un tripode. E allora è un po' altino, però insomma forse dovrò abbassare così. Io già anni fa parlavo di tutte queste possibilità che ci sono di conflitti mondiali, capito? Allora, Alessandro Arcangeli, hai visto in Argentina hanno rubato i dati di 6 milioni di patenti, chiedono riscatto stellare. Ah, non mi dire, non mi dire, ma a chi chiedono il riscatto? A chi chiedono? Ai proprietari delle patenti o a chi? È inquietante la cosa, però è un qualche cosa che si può ripetere in tutte le parti del mondo. Caro Alessandro Arcangeli, ciao, come stai? È inquietante perché motorizzazione, quindi gli potrebbero fare le multe nelle automobili, gli potrebbero multare, multe nell'automotore. È inquietante. Però mi ricordo che nel banco, non so se Lloyd d'Inghilterra, nel 2006 2000, prima del 2006 2004, avevano rubato più di 1,5 milioni di dati e li vendevano in dvd. Quindi queste piraterie informatiche esistono sempre. Certo, in Argentina ci sono circa 40 milioni di abitanti, non tutti hanno l'automobile e quindi già 6 milioni di persone a cui rubano i dati è inquietante, è inquietante. Grazie dell'informazione. Ma ogni proprietario di automobile riceve City Real 1 al 93. Ah, bene, ma che cosa significa? Illuminami, illuminami di infinito. Che poi quando uno cerca la perfezione, cerca di raggiungere l'infinito ed è una contraddizione, perché tutto ciò che è perfetto è finito in se stesso. Invece l'infinito non è finito e quindi dovrebbe essere imperfetto, eppure dicono che l'infinito è perfetto e quindi è una contraddizione. Se le cose compiute sono perfette, l'infinito che rimane incompiuto è perfetto in quanto incompiuto o incompiuto perché perfetto, non so. Champion League. Ah, bene, ma che c'entra la Champion League? Monetizzazione. Ah, per parlare, per monetizzare bisogna parlare della Champion League. Io che di solito non guardo il football, però c'ho 6 persone seguendomi, perché io seguo le istruzioni di YouTube e YouTube mi dice: guarda, se fai la live in verticale entrano nei feed degli short. Quindi magari molte persone che mi stanno seguendo adesso non mi seguono di solito, però io ero indeciso: la faccio la live o non la faccio la live, la faccio la live o non la faccio la live, la faccio la live o non la faccio la live, e la faccio e su due piedi così di notte, e difficilmente avevo 5 persone seguendomi.
Allora dicevo, io ho parlato nel passato, hello to everybody, hola a todos, mi felices amigos. Io ho parlato nel passato che c'era un rischio di guerra nucleare del quale nessuno parlava. È stato circa 11 anni fa, perché esaminavo le possibili i possibili rischi e le possibili conseguenze di una guerra tra due acerrimi rivali regionali e nemici, arcinemici, per questioni religiose. Ma non era Iran e Israele, si trattava bensì di Iran e Arabia Saudita, perché Iran è sciita e l'Arabia Saudita è sunnita, wahhabita. Falla che sei valido. Ah, grazie. Valido in che? Però è così. Sono valido. Grazie Alessandro Arcangeli. Grazie, sono valido. Vediamo un po' di cambiare. Dovrei andare a vedere se c'è un cellulare che già si è caricato. Non voglio che raggiunga il 100% di carica. Adesso abile, capace, efficiente, valente. Ah, grazie, grazie mille. Ho fatto una premiere trasmettendomi da Carrefour mentre facevo la spesa con mia madre e ho ottenuto più visualizzazioni del normale. Adesso vengo, mi raccomando, chi sta in linea non ingrassi che ritorno subito. 71% di carica. Voglio che arrivi all'80% di carica l'altro cellulare, allora aspetto 5 o 10 minuti per riandare a controllare, così mi perdo le persone che mi stavano seguendo. Allora grazie Alessandro Arcangeli. Mi si sono anneriti un po' i denti, mangio cioccolato. Per considerarmi abile, capace, efficiente, valiente, valente. Dicevo che io premonivo sui rischi di una guerra nucleare fra queste potenze regionali, queste Arabia Saudita, che peraltro non è una potenza militare ma petrolifera, sì, che è entrata in rotta di collisione con altri sunniti dal momento in cui, per difendersi da un ipotetico attacco dell'Iraq prima e poi del Daesh, ha accettato di collaborare con gli Stati Uniti, cosa che alcuni integralisti islamici dell'Arabia Saudita non hanno apprezzato, come Bin Laden. E infatti non si dice che ci sono stati attentati anche in Arabia Saudita, non solo in Iran a opera di sunniti. E poi voglio dire, un momento che il mio cane vuole uscire dalla stanza. E poi
la vicinanza dei governanti dell'Arabia Saudita, mi sono perso le 6 persone che stavano in linea, saranno ingrassate, la vicinanza delle persone, dei governanti, di molti governanti, ambivalente questa vicinanza agli Stati Uniti, perché non hanno smesso di finanziare Al Qaeda, ha fatto sì che si generassero dei conflitti interni a Arabia Saudita. Vedi per esempio l'allontanamento di Bin Laden e vedi che ci sono stati dei problemi, ma adesso la guerra alcuni la profilano tra Iran e Arabia e Israele, cosa che per me non ha molto significato. Per me continueranno le cose come stanno così, perché non è nessun interesse dell'Iran entrare in una guerra regionale, non credo che se la vadino cercando, e non credo che neanche Israele voglia una guerra, voglia una guerra. E in realtà si aprirebbe un altro fronte, che sarebbe un fronte molto scomodo per tutti, perché non ci sarebbero dei vincitori, ma sarebbe un fronte scomodo soprattutto per gli Stati Uniti, perché già sono impegnati aiutando Israele in questo conflitto quasi intestino, e perché stanno supportando Ucraina. Fino a che punto non si sa, perché se vince Trump probabilmente non soltanto toglie l'appoggio all'Ucraina, forse addirittura anche a Israele, ma esce dalla NATO, e se esce dalla NATO veramente sarà un problema per l'Europa, perché dovremmo trovarci un altro socio strategico ed iniziare a fabbricarci noi le armi, perché anche se non vince Trump, però gli Stati Uniti stanno un po' in crisi, non producono sufficienti armi, e noi in Europa siamo messi male, perché come dice l'avvocato Francesco Catania, noi in Europa si ha, invece che un carro armato con qualche versione di aggiornamento, si ha molti carro armati, molti modelli di carro armati, molti modelli di blindato. Se è necessario farne una grande quantità è un problema, perché non possiamo fare dei pezzi di ricambio che in supporto di quelli costruiti dai tedeschi, dagli inglesi. Ognuno ha i suoi carri armatini, e quindi bisogna che chi ci fa i pezzi di ricambio, che servono quasi quanto i veri mezzi, i mezzi veri e propri. E quindi l'Unione Europea deve vedere se diventare più stato o rimanere soltanto un'unione economica europea, o si fa un'unione politica e diventiamo gli Stati Uniti d'Europa, o rimane questa unione economica europea che non ha molto potere decisionale e che continuerà a dipendere dagli Stati Uniti. Ecco, naturalmente bisogna vedere i cittadini dell'Unione Economica Europea fino a che punto sono disposti a fare dei sacrifici per arrivare a un'unione europea allo stile degli Stati Uniti, o anche del Messico, che è un'unione di stati messicani, o dell'India, che è un'unione di stati, perché bisogna cedere qualcosa per stare tutti insieme, magari incompatibilmente, tutti insieme incompatibilmente, citando un film del regista Nanni Loi, ma tutti insieme. Non si può decidere di stare tutti insieme quando fa comodo, bisogna stare insieme nel bene e nel male, e purtroppo adesso sono arrivati tempi cupi, e quindi non è da dire no, ma non ci conviene stare insieme è stata un'avventura,
abbiamo mangiato pane e verdura. No, bisogna fare le cose seriamente, bisogna, adesso che si sta insieme, bisogna veramente, poveri militari e cittadini ucraini e russi, il popolo ci rimette sempre, è vero Alessandro Arcangeli, il popolo ci rimette sempre, cittadini russi ci rimettono, e soprattutto molti in Russia, o perché hanno paura di dire diversamente, potrebbero fare la fine di Navalny, o perché sono convinti dalla propaganda, perché dal 2000 che c'è Putin che farà propaganda contro l'Occidente, sono convinti che loro stanno dalla parte della ragione, e quindi non c'è verso di fargli capire che il mondo è diverso da quello che se lo figurano in Russia e da quello che gli dice la propaganda. Insieme così a me non sta bene, se no dividersi. Interessante Alessandro Arcangeli, ma non capisco, insieme così a me non sta bene, se no dividersi. Chi sta insieme a te Alessandro Arcangeli? Mi sembra a volte che tu scrivi, ed è un complimento, come Anassagora, che lo chiamavano Anassagora l'oscuro perché parlava enigmaticamente. In Europa dico, ah bene, esatto, è meglio dividersi piuttosto che stare solo per interessi economici. Esatto, che poi i paesi più poveri, relativamente più poveri, come Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, hanno sempre dovuto adempiere alle istruzioni dei paesi più ricchi, Francia, Germania, Inghilterra, e non è giusto, non è giusto stare in un'unione economica europea che va a due tempi, due marce, con paesi di serie A e di serie B. Non è una cosa seria, quindi c'è ragione, è meglio dividersi che stare così. Bisogna coordinare le industrie, noi dal canto nostro dobbiamo eliminare un po' di corruzione e di malavita, ma in Europa anche non è che è meglio necessariamente, devono fare del lavoro per farci vedere che si può stare insieme in Europa. Non possiamo noi farci carico di tutto. Hello to everybody, hola a todos. Non possiamo farci carico noi di tutte le cose che non si fanno in Europa. Il bello di queste live in verticale è che ti entrano molto pubblico dai feed dei short, quindi è possibile che molte persone che entrano adesso a vedermi in live non avessero in mente di guardare una live, ma pensano di guardare uno short, poi si ritrovano con la live. Allora dicevo a queste quattro persone, adesso tre che mi stanno ascoltando, che sì, che se viene un nuovo pericolo, però io la live la lascerò, perché avevo iniziato a fare la live che non sapevo di che parlare. Si viene un nuovo pericolo che è quello di delle confrontazioni in Medio Oriente, e si apre un nuovo fronte per la NATO, come se non bastava quello in Ucraina, con il rischio che i russi, che Putin, che il suo stato maggiore armino un terzo fronte, quello al confine tra la Transnistria e la Moldovia, perché già Putin ha permesso quel conflitto quando si disgregava l'Unione Sovietica e ancora esisteva,
e la Moldavia da noi è voluto uscire fuori. Allora hanno fatto quella guerra di secessione, sono morti non so se 1,5 milioni 3 milioni di persone. In Moldavia è molto, perché non so se avevano 8 milioni di abitanti, e si è creato questo stato fantoccio che riconosce soltanto la federazione di stati indipendenti, il cui leader è la Russia, il sostituto dell'Unione Sovietica. Però è uno stato che è una striscia ai confini con la Russia, credo, o con la Bielorussia, e che è una striscia insignificante come stato, più sottile del Portogallo magari. Veramente una provincia italiana è molto più grande, e si è creato quello stato cuscinetto per non confinare direttamente con la Moldovia, che la Moldovia dopo la guerra è potuta entrare nella nato prima e poi nell'Unione Europea, e quindi hanno creato quello stato cuscinetto per proprio per avere uno stato di confine teoricamente presumibilmente neutrale, a arginare la presenza della NATO lì. Ma non è che gli serve di molto, perché Transnistria costruì uno stato fondato sui monti Transmisti, se non mi sbaglio, eh, è piccolo come stato, anche se fanno parate militari che evocano nostalgie sovietiche. Ormai è soltanto un'immagine di facciata quella di essere uno stato sovietico dei giorni nostri. Non ci crede nessuno, neanche i dirigenti trasmisti credono che Transnistria sia uno stato sovietico, anche se non fanno altro che riempire il paese riconosciuto solo dalla Russia, forse da Cuba e da Corea del Nord, con simboli comunisti. Ma è è un comunismo di facciata. Hai visto il rider a Palermo massacrato? No, non l'ho visto. Alessandro Arcangeli, cosa è successo? Ah, ciao Gun Blade Scissor, grazie per la tua donazione dell'altra volta, e mi spiace per quello che stai passando, so quello che si sente, però grazie molte per la tua donazione durante la premiere che faccio la spesa in Carrefour con mia madre. Grazie molte. Eh, no, hanno fatto del male a un rider a Palermo, le conseguenze sarebbero state fatali. Ti sei ringiovanito magari. Io mi sembra che mi sono invecchiato, e poi con questo effetto 8 millimetri che adesso cambio mi sembra che sono ancora più vecchio. Ah, la foto di copertina, sì, l'immagine di copertina del video è di anni fa, non so se del 14 o del 16. Poi metto dei filtri, non quelli delle sigarette perché non fumo, ma metto dei filtri. Siccome è notte ho iniziato a fare la live così, mi sarei messo degli anelli, ma parlavamo dell'Unione Europea, parlavamo, ah, mi raccomando, questo lo dico non per Gan perché già mi ha dato una donazione, ma per tutti quanti gli altri che mi seguono, sono 3 persone oltre a lui. Se volete supportare il mio canale, comprate un super grazie quando non sarà più video, oppure sotto un mio video per chiedermi un argomento, e potete abbonarvi al canale o partecipare con una super chat o uno sticker, mi aiuterete tantissimo, e poi condividete questa live affinché entrino altre persone. No, non mi sono ringiovanito, è triste, ma non so che cosa ha fatto il rider perché
gli facessero quello che gli hanno fatto, lo hanno voluto derubare. Che è successo? No, oggi non ho acceso la tele, non ho visto i telegiornali, però è una notizia sconvolgente. Ma con chi parli che non vedo i commenti? Sei in live su più social? No, dovresti vederli, io perlomeno lo leggo. Gun blood scissors. Che strano, io lo leggo il commento. Mi dice ti sei ringiovanito, poi mi ha mandato una stella. Sarà una stella Michelin. Che raro che non si veda la... è lui, esatto. Mi ha chiesto se mi ero ringiovanito. Magari, ma magari tornare proprio anagraficamente a avere 30 anni, anche di meno. Ma perché hanno massacrato, ma perché gli hanno fatto quello a un rider? Non vorrei che gli algoritmi ma perché gli hanno, e anch'io non lo so, caro Gan. Il nostro Alessandro dovrebbe darci maggiori dettagli, forse perché ormai la nostra società va di male in peggio. Ormai come si diceva una volta, non c'è più religione, non c'è più religione, e non si sa, non si sa perché succedono certe cose. Ah, un momento, devo andare a vedere se si è caricato il mio cellulare. Ordinano 5 euro di pizze e pagano con soldi falsi. Ah beh, allora erano proprio, era gente cattiva, brutta, sporca e puzzona. Ho finito di caricare il cellulare, volevo caricarlo all'80%, l'ho caricato all'85%. Questo qua, il Motorola Moto S7 Power, e niente, adesso quest'altro mi si sta scaricando, che se continua così vorrei fare una live di un'ora. C'è il 41%, quando arriva al 30 o al 25 dovrò per forza, peccato che non si può passare da un cellulare a un altro con la live. Allora, che mi sono perso? Oh la madonna, dice Gan, tieni il pari, inizia il secondo tempo supplementare, poi i rigori. City Real live 1-1, tiene il pari, inizia il secondo tempo supplementare, poi i rigori. Poi i rigori. Che ora è? Eh, dicevo, sarei messo qualche anello, mi sarei preparato meglio, ma ho voluto buttare così questa live, se no
prima che mi preparo, poi faccio solo 20 minuti di live. E ho fatto degli short, adesso guardate, vediamo, guardateli lì, i miei cucciolini. Ciao, 2 o 3 giorni fa, perché il mio cane salsiccia stava solo, almeno così pensava mia madre. Allora se mi date delle donazioni copriamo le spese con i miei cucciolotti piccolini, hanno circa una quarantina di giorni, forse 45. Belli, vero? Di sicuro sono più belli di me, perché i loro short li vedono di più che quello che vedono i miei short. Insomma, se io mi carico in short mi vedono di meno che non loro. Allora, pizza ah, che bella scritta, ma come fai a scrivere così? Pomodoro, mozzarella, prosciutto, cotto, crudo, pancetta, mortadella, speck, funghi, gorgonzola piccante, salame piccante, cipolle, peperoni, peperoncino, aglio a scaglie. Buonissima, ma si vede che ti piace stare leggero. Purtroppo vediamo, ecco. Deve essere una pizza buonissima. Allora, Napoli paura per terremoti. Sì, ne hanno parlato in un documentario, Alessandro Arcangeli, della televisione inglese, credo, ma non so se hanno voluto fare qualcosa di sensazionalista, che se i campi flegrei cadono perché è tutto poroso, tutto vacuo sotto, verrebbe meno tutto. I cani bambini carini, sì, Alessandro Arcangeli, sono come bambini. Grazie per la ricetta della pizza gan. Ah sì, pizza gan casereccia, pomodoro mozzarella. Quindi su un pomodoro mozzarella deve esserci prosciutto, cotto, crudo, pancetta, mortadella o speck, non tutto quello, uno o cotto o crudo, poi funghi, gorgonzola piccante, salame piccante, cipolle, peperoni, peperoncino, aglio e poi un'altra ricetta: salsicce, patatine fritte, wuster, olio piccante, ketchup piccante o salsa piccante, puntini sparsi o maionese, grana a scaglie, rucola, crauti, origano, rosmarino, salvia, sale iodato, prezzemolo. Che fame, è sempre quella. Ah, buona, dovrei studiare un po' come farla. Ecco qua, senza filtri.
Adesso c'ho solo 2 persone che mi seguono e questa dei Campi Flegrei è stata una cosa che forse allarmistica da parte della BBC, non so, di un canale inglese, di giornalisti del Regno Unito, di Sua Maestà britannica. Olive, fontina, pomodorini freschi, spezzati, carne di kebab spezzettata. San, lo conosci Leo Zagami? No, veramente no. Questi sopra sono tutti gli ingredienti. Ah, tutto quello che hai detto fa parte della stessa. Deve essere una pizza molto nutritiva. No, non conosco Leo Zagami. Chi è? Non ho idea. Ma per voi come finirà questa questo conflitto emergente tra Iran e Israele? Secondo voi come finirà? Perché per me ci sono tutte le premesse perché possa andare male, purtroppo, e la cosa non mi piace, perché il Medio Oriente sta a un tiro da schioppo dalla nostra penisola e dal Mediterraneo, quindi anche dall'Unione Economica Europea. E sebbene non ne siamo stati molto danneggiati dalla guerra di Putin all'Ucraina, però ci ha toccato all'inizio molto forte e ci mancherebbe un altro conflitto regionale, questa volta più vicino, perché ci tocchi. Ci occorrerebbe ci occorrerebbe, diciamo, risolvere i conflitti, non averne altri. Leo, YouTube esule in USA super cospirazionista. Ma se Leo Zagami è cospirazionista, si va a rifugiare negli USA perché qual è la sua cospirazione? Di solito i cospirazionisti coinvolgono gli Stati Uniti in tutte le cospirazioni, non che si vanno a rifugiare negli Stati Uniti. Non so dove la vede lui la cospirazione, perché è un cospirazionista al contrario. Non so esattamente. È un cospirazionista sui generis, perché di solito i cospirazionisti gli danno la colpa agli Stati Uniti di tutto e che sono pericolosi gli Stati Uniti secondo gli cospirazionisti. E invece lui si è andato a rifugiare proprio lì nella tana del lupo. E allora c'è una contraddizione, no? In Italia era quasi arrestato, fece lotta dei forconi a Roma. Ah, mi ricordo, io feci nel 2013 o 2014 un video sui forconi che non capivo, dicevo nel video, se si trattava dei forconi che si impiegano per impiccare o se si tratta dei forconi
che usano i contadini con il fieno. Quello non riuscivo a capire. Non riuscivo a capire quello, di che forconi si trattava, ma credo che fossero i forconi del campo. Mi ricordo 2013 2014 Alessandro. E poi come sta il nostro amico, che non riesco a trovarlo, nostro amico, carissimo amico Mario Circello? Come sta il nostro amico Mario Circello? Mi manca molto, mi mancano le sue live. Lui non le ha volute più fare da quando hanno tolto gli hangout di Google Plus, e non le ha volute fare più le live da quando ha fatto vedere che ha fatto le ultime live con un cellulare, perché c'aveva i portatili. Lui le faceva con i portatili le live e gli uscivano i bottoni ai 2 o 3 portatili che aveva, che gli ha comprato nel corso degli anni, ed erano anche economici. È strano perché aveva una buona risoluzione di immagine, forse c'aveva una webcamera, però Mario manca tanto. E sì, manca molto. Io stavo addirittura fino alle 3 o alle 5 del mattino guardando le sue live, poi tagliavo perché lui sarebbe arrivato tranquillamente alle 8 del mattino, partendo non dalle 10 di notte, ma dalle 5 del pomeriggio. Un assurdo. Insegnava molto a vivere Alessandro, vero vero. E poi mi piaceva perché parlava di tutto, perché parlava di tutto un po'. Allora era strabiliante, era realmente speciale. E mi manca soprattutto perché temo gli sia successo qualcosa. In un episodio diceva che se gli fosse successo qualcosa, lui voleva lasciare la sua figlia preparata. E, e io temo gli sia successo qualcosa. Temo vivamente gli sia successo qualcosa, perché lui stesso lo diceva, e perché lui fumava tantissimo come un soffione borracifero. Allora tu vedi che quando uno ha tanta attività, quando uno anche fuma tanto, quando uno si stressa per fare video, poi si può ammalare. Grave perdita, era simpatico con tutti. Ma come parli di lui al passato? Allora è venuto a mancare davvero? No, che pena. Realmente lui diceva che voleva preparare la figlia per il giorno in cui fosse venuto meno. Speriamo che non venga cancellato il suo canale di YouTube, che la figlia lo porti avanti. Però che pena, veramente è venuto a mancare. Allora Gan dice: Nico Cado Shorts e more. Nico Cado, conosci questi canali? No. Il famoso cazziatone che ti fece? Sì, perché lui si era assentato dalla live o non era ancora entrato in live. La live stava lì. Lui molte volte si alzava a uscire i cani,
andare a prendere la chitarra, prendersi le sigarette. A volte stavi un quarto d'ora che lui non c'era, si iniziava la live programmata perché magari aveva acceso la laptop e l'aveva programmato e lui non c'era, e lui stavi anche mezz'ora, un'ora, lui non c'era. Per quello le faceva di 8 ore le live, si prendeva dei tempi che e la gente aspettava addirittura una volta 2 ore che lui non era ancora comparso, 200 persone aspettando, quindi voglio dire 200 ore di visualizzazione. E poi si è seduto e noi intanto stavamo cavoleggiando, io e Tino, e lui si siede, si mette a leggere. Sant'Enchan, ciao, mi fa ciao in camera, ciao. E poi vabbè, basta Sant'Enchan, pure tu, scusa, e poi lì si sfoga. Ma io avevo scritto già tante volte, approfittavo della sua assenza dalla live, tante volte avevo scritto guardate i miei video, seguitemi, tutto in una frase, magari che ripetevo la frase, la riappiccicavo tante volte. Guardate i miei video, commentateli, condivideteli, dategli like, aiutatemi, iscrivetevi al canale. E alla fine lui lesse tutto quello dopo 18 minuti che iniziava a rispondere, e allora si è arrabbiato, ma io avevo già finito di fare quei commenti. No, è mancato su YouTube, è vivo. Ah, meno male. Alessandro, tu li conosci questi canali? No, Gan, mo li cerco. Christian Game Stars, messaggio ritirato. Christian Game Stars, questo messaggio è in attesa di revisione. Vediamo il messaggio. Baci te, caro Christian. Ti metto in time out per 10 secondi. Comunque baci te, Christian, te lo dico decore. Ti eri spammato troppo. Ah, ah, ah. È vero, mi ero spammato troppo. Adesso vi dovrò lasciare, intanto ho fatto una live. Grazie di avermi seguito. Non si dicono parolacce, Christian, caro Christian. Christian, comunque grazie di esserti connesso, e grazie a tutte e tutti voi. Vi devo lasciare. Grazie di avermi seguito, vorrei continuare ad andare avanti, siete in tre, però adesso vi devo lasciare, farò una live domani, vediamo come ci sistemiamo. Grazie di cuore. Grazie di cuore, grazie dei fiori. Grazie a tutti, grandi e piccini. E mi si c'è il 32% di carica. Grazie a te, Sane, grazie a volta, e mi spiace di cuore. Ciao, stai bene.